Adesso sei tu che mi stupisci. Forza Camilla, io ti ho raccontato tutto di me. È che mi sembra un gioco infantile questo. E infatti non è un gioco. Qual è il mio orientamento religioso? Rispondimi. Ateo? Brava. E non venirmi più a dire che gli atei non credono in niente, eh? Come se chi crede in Dio invece credesse a tutto. Tu cosa credi ci sia dopo la morte? Questa è la domanda più cazzuta di tutte le domande. Per sapere cosa c'è dopo la morte bisognerebbe innanzitutto essere morti. Il punto però non è cosa ci sia o non ci sia dopo la morte. Il punto è che il concetto di Dio, come lo vedono le religioni canoniche, ormai è superato. Superato? Ma che cavolo stai dicendo, Marco? Sto dicendo che bisognerebbe pensare alla morte come alla fine di un lungo viaggio, per il quale ognuno di noi ha vissuto un'esperienza unica e irripetibile, a prescindere dal fatto che Dio esista o meno. Qual è il mio hobby preferito? Ancora con quel gioco? Allora? Lettura. Giusto. E il secondo? Dovresti sapere che ne ho un secondo più originale. E dai Camilla, non puoi dimenticarlo. Scusami. Cercare le tombe dei personaggi famosi su internet. Ti basta andare su questo sito, digitare il nome del personaggio e ti colleghi direttamente alle coordinate del luogo in cui si trova la tomba. Sono in migliaia ad esserne appassionati. Ma davvero tu non te lo ricordi? Sì, certo. Ora me lo ricordo. Si sarà fulminata la lampadina. Io vorrei visitare la tomba di Robin Williams. Robin Williams. È il mio attore preferito. Era. Lo sai che nel suo ultimo film il suo personaggio dice: la mia lapide dirà 1951-2014. Esattamente l'anno di nascita e di morte di Robin Williams. Caspita, fa riflettere. Fa molto riflettere, considerando che l'anno di nascita di un attore, in questo caso il 51, raramente coincide con quello del suo personaggio. E Williams ha voluto aggiungere un'altra cosa, ovvero l'anno di morte. Sì, preannunciava l'intenzione di togliersi la vita nel 2014. Cosa ha fatto? Capisci? Macabro. Già. Anche se fa riflettere, interessante. Come immaginavo. Cosa? Tu non sei Camilla, vero? So per certo che alla Camilla che conosco Robin Williams non doveva piacerle affatto, mentre tu ora mi dici che è il tuo attore preferito. Mai contraddire una donna. Bisogna aspettare, lo farà da sola. Humphrey Bogart. Ti sei presa gioco di me da quando ho varcato quella soglia. No, non è vero. Adesso basta. Basta prendermi per il culo. Non sono un cazzone idiota. Per favore calmati, mi stai spaventando. Io ti spavento. Sei tu che mi spaventi. Chi cazzo sei? E dov'è Camilla? Ti consiglio di darmi una risposta subito. Sono io, Camilla, ma non sono la persona con cui ti senti in chat. Cosa? La persona con cui chatti è Sofia, la mia amica. Io ho solo preso il suo posto. Abbiamo invertito i ruoli. Invertito i ruoli? Ma che cazzo vuol dire? Che è Sofia che dovrebbe essere qui. Non io, Sofia. È la persona con cui ti senti tutti i giorni. E che ti ha fatto venire qui stasera. Adesso sarà lei a spiegarti tutto. Cazzo. Cosa fare?
Non è in casa. Quell'infame se n'è andata. Sofia ha usato la mia foto e si è registrata a quel sito senza che lo sapessi. Poi quando le hai detto che se non vi foste incontrati stasera avresti chiuso definitivamente con lei, è andata nel panico e mi ha raccontato tutto. E ha voluto che prendessi il suo posto. Perché non era ancora pronta a incontrarti. Ma non voleva neanche perderti, capisci? Io le avrei chiesto di chiudere definitivamente. È quello che ha detto. Io le ho chiesto più volte, insistentemente di incontrarla, ma non ho mai posto ultimatum. Cosa? Hai detto che lei non era ancora pronta ad incontrarmi. Che cosa vuol dire? Marco, Sofia sta passando un brutto periodo di depressione. Depressione è un cazzo. Perché c'era la tua foto e il tuo nome sul profilo? Te l'ho detto! L'ha fatto Sofia senza che io lo sapessi. Lei non si piace, non si stima, addirittura si detesta per quello che è. Ti prego, dimmi che non ho investito 6 mesi del mio tempo per niente. Dimmi piuttosto che si tratta di uno scherzo. Purtroppo è tutto vero. Marco, mi dispiace, è stata una pessima idea. Ti chiedo scusa. Sofia la incontrerai quando sarà meglio. E tu pensi che dopo questa farsa io voglia ancora rivederla? Mi sono aperto con lei. Mi fidavo di lei. Gli ho raccontato cose personali. Marco, sei un bravo ragazzo e anche sensibile. Voglio essere sincera con te. Il problema di Sofia è che non riesce a mantenere una relazione sentimentale. E questo perché non ne ha mai avute. A volte pensiamo di aver trovato la persona giusta, quando invece ci accorgiamo troppo tardi che era solo frutto della nostra fantasia. Un bisogno di avere qualcuno accanto per non sentirci soli ed essere amati. Che cosa ti ha detto di me quella? Niente di che, solo informazioni. Informazioni di che tipo? Niente di personale, se è quello che intendi. Non ti ha detto niente sulla mia famiglia. Non prendermi per il culo, Camilla. Ti giuro su Dio che non mi ha detto niente della tua famiglia. E calmati che mi spaventi. Ma perché? Perché la mia vita è un fottuto copione che si ripete? Perché? Avevo 11 anni. Quando una notte i miei genitori tornarono a casa dopo una cena passata al ristorante. Erano con dei loro amici, o se così si potevano chiamare. Erano tutti ubriachi. Dopo qualche drink, incominciano a fare sesso, tutti e 4 insieme, sul divano. Come se io non esistessi, come se io non fossi lì. I miei genitori erano degli scambisti. Poi quella stessa notte mia madre raccontò ai presenti una cosa tremenda che segnò profondamente la mia stramaledetta vita. Prima che io nascessi, i miei genitori volevano un figlio a tutti i costi, ma mia madre non riusciva a rimanere incinta. E così lei ebbe la brillante idea, in accordo con mio padre, di fare indossare ai suoi amanti, alle altre coppie di scambisti, dei profilattici difettosi, finché non rimase incinta di me. E così, all'improvviso scopri di non essere il vero figlio di tuo padre e perdi tutte le tue sicurezze nella vita, nella famiglia. E ti vengono i pensieri più orribili. Come se non bastasse tutta quella merda. Un giorno, neanche un anno fa, mia madre mi chiama per dirmi che mi deve parlare. Perché hai voluto che ci incontrassimo in questo parco? Mamma, dimmi quello che mi devi dire e basta.
Tesoro, tu sai che fra tuo padre e me non funziona già da diverso tempo. Ci vogliamo bene, ma non possiamo più stare insieme. Ora, tu sei un adulto, hai quasi 30 anni e certe cose le capisci. Vuoi lasciare papà? Vuoi lasciare papà però? Cazzo, chissà perché me lo sento. Marco, ascoltami. Cambio città. Parto fra qualche giorno. Tu non sai cosa significa per me tutto questo, tesoro. Ma non ho scelta. Devo chiudere i conti col mio passato e voltare pagina. Mi spiace, Sofia non mi aveva parlato di questo. Quando vivi in una città piccola, la gente parla e sparla. Non sai quanto può essere cattiva la gente. Ti assicuro che quando mi prendono in giro io divento una bestia. E oggi, grazie a voi, mi sento nuovamente deriso e canzonato. Hai mai avuto questa sensazione? Hai mai avuto questa sensazione? No! Ora basta però, smettila. È da molto tempo che non avevo un attacco di panico. Hai mai pensato di farti aiutare da qualcuno? Tipo uno psichiatra? Un terapeuta? Non è una cosa negativa. Le persone vanno dallo psicologo per stare meglio, non ci vanno i matti. E tu cosa sei? Una psicologa per caso? Sì, certo. Soltanto 2 ore fa ero così eccitato dall'idea di incontrare la persona che credevo fosse la donna della mia vita, ma poi scopro che è tutto falso. Al suo posto c'è un'altra, una giovane e promettente psicologa che vuole aprirmi gli occhi sulla vita e mi dice che ho bisogno di uno psichiatra. Ho detto terapeuta. E comunque era un consiglio disinteressato. Io i consigli li do soltanto a chi me li chiede. Perché hai deciso di fare la psicologa? Come? Lo sapevi che molti studenti che scelgono la facoltà di psicologia lo fanno perché inconsapevolmente vogliono risolvere i loro problemi? Credo possa essere vero. Ah, lo credi? E tu che problemi avevi da risolvere? Avanti. Perché non me lo dici? Con tutto il rispetto non mi va di parlarne qui, in questo momento. Voi psicologi siete tremendi. Ascoltate i cazzi degli altri senza mai però raccontare niente dei vostri. Mi dispiace, ma non ho intenzione di parlare delle mie cose con te. Io ti ho raccontato la mia storia. Tu potresti raccontarmi la tua. Io non ci ho chiesto niente, hai fatto tutto da solo. E comunque non ho niente da raccontare. Forse perché sarebbe troppo doloroso per te parlare dei problemi di tua madre, vero Camilla? Ma perché la vita è troppo breve per essere sprecata in rapporti virtuali. E per qualcuno può essere troppo lunga.
l'hanno trovata questa mattina priva di coscienza. Si è chiusa in macchina e ha ingerito una grande quantità di tranquillanti. È stata davvero una fortuna che passasse di lì quel cacciatore in quel momento. Comunque adesso è fuori pericolo. È entrato in esaurimento dopo che mio padre ci ha lasciato. Alterna momenti di felicità, momenti di depressione, non è la prima volta che ce l'ha. Sì, ma il rischio è che la prossima volta potrebbe davvero costarmi la vita. Non lascerai mai tua moglie, vero, brutto bastardo? Immaginavo. Tu credi di essere un uomo, invece sei solo una pippa. Non certo come Dragos. Chi? Dragos, quello delle pulizie. Lui sì che sa riempire una donna di piacere. Beh, le donne, come sono prevedibili. Nonostante tutti i loro difetti, però rimangono l'unica ragione per cui vale la pena vivere. Scommetto che una parte di te spera che lei muoia, così questo calvario finirebbe. Adesso basta. È per questo che hai scelto di fare la psicologa, vero? Per salvare le persone come tua madre o come Sofia. Mi sbagliavo su di te. Ah sì? E su cosa ti sbagliavi? Tu non sei una brava persona. E invece tu sì. Io perlomeno sono abbastanza sensibile da non ferire gli altri in modo gratuito. Quindi stare con il padre di Sofia sapendo quello che ha fatto fa di te una persona sensibile. Ma che stai dicendo? Non fare la finta tonta. Non so di cosa parli. Sai benissimo di cosa sto parlando. Adesso mi hai proprio stancata, Marco. Sai una cosa? Non me ne frega niente di te. Esci da questa casa, dimenticati di noi e di Sofia, non ha bisogno di uno schifoso come te. Lasciami andare. Pensa bene all'uomo che stai per sposare. Lasciami andare, imbecille, altrimenti mi metto a urlare.